Salve a tutti, welcome, welcome e benvenuti nella casa di Ra a Luxor. Io sono Shams, eccoci qua per la luna nuova in Ariete, le previsioni, le mie vision che vi regalo mese per mese e sono molto contenta. Qua il mio telefono ha deciso che non parla più italiano e sono molto contenta di essere qua, quindi benvenuti in questo momento molto molto powerful, un momento molto complesso e con tante cose, quindi buon novilunio e come vedete, come vi ho messo, ecco che è arrivata da me la mia Sfinge. Devo farvelo vedere. Ecco qui la mia meravigliosa Sfinge che oggi mi accompagna per farci vedere le nuove visioni. Guardate la coda che ha questo leone. Quindi oggi sono in compagnia le due leonesse sono in compagnia per potervi inviare le previsioni di questo equinozio, di questo momento così potente, questa luna in Ariete. Vedete che cosa questa luna e questo equinozio ci vogliono comunicare e che cosa vogliono dire segno per segno a ognuno di voi. Spero che vi possano essere utili. Io sapete che questo dono lo faccio con un grande amore e so che qualcuno mi scrive che è come se parlassi a lui, questo mi fa veramente molto piacere, quindi sicuramente parlo a chi ha voglia di sentire, no? E se mi sente ripetere le cose più di una volta vuol dire che il messaggio ancora non è stato ricevuto. Quindi, scusatemi solo un secondo che condivido. E... Un attimo solo. Avevo fatto una sorpresa. Ciao Eugenia, ciao Paola. Avevo messo un'altra radio, ma da brava scorpione acquariana, quali sono? Ho cambiato le carte, così come fa la rete, no? Un bel botto con questa nuova luna e pronti, pronti, come dico io, yalla yalla. È ora di andare, chiaramente, per chi è pronto. Qui ricominciamo un nuovo ciclo e ci diamo anche il permesso, no? Di poter fare le cose in un altro modo, esattamente rispettando chi siamo. Questa è la cosa più importante, che ognuno di noi si rispetti, che ognuno di noi segua il suo sentire, però è anche il momento di smettere di essere prigionieri di noi stessi, no? Quindi rendiamoci veramente liberi di essere chi siamo, no? È la cosa, il regalo più bello che noi ci potremmo fare, quello di renderci assolutamente liberi. Ci sono quasi, scusatemi, l'ultimo. Ecco, pronta. Eccomi qua, quindi come vi dicevo, questo momento che
dove inizia il nuovo giro astrologico, il nuovo anno astrologico, e ricominciamo dall'Ariete. E dove l'Ariete che cos'è? Quello che ci dà la grande forza, questo grande fuoco, no? In questo momento ci chiedono un cambio, ci chiedono di lasciare andare ciò che non è più per noi. E tra l'altro entriamo anche nel corridoio di crisi, quindi è un momento veramente molto ricco e ci permettiamo veramente di seguire ciò che è per noi. Quindi smettiamo di metterci delle maschere, smettiamo di nasconderci, di vederci in un altro modo, ma semplicemente siamo noi stessi, ok? Quindi questa è la cosa più importante, quindi abbiamo il coraggio di mostrarci semplicemente con tutta la nostra bellezza. Mm? Allora, iniziamo questa nuova luna in Ariete, equinozio. Cosa vuole dire per il nostro Ariete? Arieti, Arieti, miei amati Arieti. Per l'Ariete c'è proprio da iniziare una strada che inizia ad andare veramente molto velocemente. Si mostra una strada, ma questa strada ha bisogno di una grande come rigore, avete bisogno proprio di camminare, di essere certi di dove volete andare e di sapere qual è la direzione che volete prendere e che cosa volete manifestare. E sempre, e questo lo ripeterò sempre, in questo momento proprio così potente è molto molto importante che voi possiate seguire il vostro cuore, possiate seguire quello che è il vostro sentire, quello che veramente vi dà piacere condividere e fare. Quindi la nuova strada però con un rigore, non è un rigore perché dovete essere rigidi, ma un rigore perché le cose questa volta vanno fatte seriamente, ok? E guardate, questa strada, miei cari arieti, si incomincia a mostrare mettendovi in contatto con le vostre emozioni, cominciando a sentire veramente quali sono le emozioni che vi stanno muovendo in questo momento. E proprio vi portano verso quella che è la vostra missione di vita, quello che è quello che voi dovete manifestare, quello che volete portare nella vita. E vi chiedono anche di rimanere un attimo fermi, di guardare le cose come sono e di non agire prima del tempo. Aspettate che il tempo sia pronto per le vostre azioni, ok? E abbiate veramente il coraggio di portare quell'armonia che tanto non vi è consona, che tanto vi dà noia, quanto vi annoia. Invece in questo momento quell'armonia è assolutamente fondamentale, ok? E c'è proprio una nuova strada che viene mostrata, nuova strada dove voi cambierete il modo di pensare, il modo di agire e le vostre attitudini perché tornerete, se vi date il permesso, ovviamente Arieti, in contatto con il vostro cuore. Ok? Andiamo a vedere quali altri messaggi ci sono per l'Ariete. Quindi chi non è riuscito a seguirmi perché è troppo presto troverà la registrazione. Ciao Patrizia. Sentite il mio Anubis che sta brontolando perché vorrebbe mangiare sempre. Il mio gatto, che si chiama Anubis, non poteva chiamarsi altrimenti. Vediamo per l'Ariete. Guardate, l'Ariete ha un cambio ben chiaro, però questo cambio, se riuscite a darvi il permesso di fare questo cambio vi porta una grandissima riuscita. È un cambio veramente assolutamente positivo per voi, quindi non abbiate paura, ma riusciate a fare quel cambiamento. Ok? Arieti, la strada è veramente molto bella. Chi ancora si sta bloccando, siete solo voi che bloccate voi stessi, che vi tenete il freno. Non abbiate paura dei soldi, non abbiate paura di non avere abbastanza. Andate, fidatevi di voi veramente, fidatevi veramente di voi, perché avete la riuscita nelle vostre mani. Non c'è nessuno che vi blocca, dovete soltanto essere certi e dovete veramente fidarvi di voi. Fidarvi di voi e la leggerezza che dovete avere intorno a voi, scusate, ehm,
in questo momento voi vi tenete come chiusi dentro una cava, è come se vi bloccaste da soli, non dicendo vado, non vado, no, aspetta, non è quel momento, no, questo. Quindi lasciate andare il passato, quello che è successo nel passato non può più tornare, è finito, quindi questo è il momento veramente per rendervi assolutamente liberi di essere chi siete, ok? Vediamo quali sono gli aiuti per l'ariete, le mie bamboline egizie. Eccoci qui. Guardate. La creazione delle sacre proposte, Nut, la dea del cielo, il suo marito Geb, il dio della terra. È come se dovesse veramente riuscire a capire qual è il disegno più grande che si sta mostrando davanti a voi, perché davanti a voi ci sta mostrando un disegno veramente completo dal cielo e la terra e voi siete assolutamente nel mezzo. Quindi è come se doveste ritrovare veramente delle relazioni che sono assolutamente divine nella vostra vita e non abbiate paura e andate avanti per la vostra strada. E vediamo con le carte del sole della luna cosa è l'aiuto che avete in questo mese per questo equinozio. Fate un po' la testa del dragone, quindi seguite la vostra strada, andate avanti per la vostra strada, quindi ritrovate veramente quell'armonia tra il cielo e la terra e seguite quella direzione che avete iniziato a fare, non abbiate paura, magari fermatevi, ma non tornate indietro, per favore, abbiate veramente molta fiducia in voi e cercate veramente di andare avanti. Grazie Arieti e felice mese, felice compleanno, felice equinozio e buona luna. Ora vediamo per il toro, questa luna in Ariete, che cosa porta per i miei amici tori. Vediamo un po' se il toro si molla. Io. Guardate Toro, voi avete proprio tutto a disposizione, cioè non vi manca veramente nulla, nulla di nulla. Vi dovete proprio fidare di voi. L'unica cosa che dovete fare è rimanere morbidi, non irrigiditevi in questo momento, perché è come se delle strutture stessero cadendo totalmente, però voi non ritornate nel vecchio mood in cui siete imprigionati e tutte le storie che vi raccontate sono tutte balle che vi state raccontando. Quindi cercate di avere il coraggio di rendervi liberi, ok? E di andare avanti. E proprio c'è ciao Mo, ciao Moonchild, ciao tesoro. E dovete veramente fidarvi della vostra visione, dovete proprio veramente vedere che cosa volete dimostrare, ok? E c'è veramente un cambiamento, di questo cambio è semplicemente il coraggio di agire con il cuore, il coraggio di togliere quella protezione dal cuore, il coraggio che il cuore vi porterà a fare quel cambiamento, a camminare esattamente nella vita che volete. È inutile che vi nascondete dietro un dito, non è più il momento. Ciao amore. E proprio c'è una grande manifestazione con questa luna in Ariete e vi porta a dove? Vi porta a iniziare a camminare in una strada, vi porta ad alzare il livello e vi porta anche a rischiare qualcosa, ma è un rischio veramente tenuto sotto controllo. Ok? Ciao Monique! E proprio perché voi vi tenete assolutamente sotto controllo e dovete lasciare andare tutti gli attaccamenti, dovete affidarvi totalmente a voi stessi. Per una volta tanto togliete quelle protezioni e datevi il permesso di andare oltre a tutto questo, ok? Andate oltre a tutto questo, non abbiate paura. No, ascoltate il mio gatto che vi dice no, ma andate oltre. Ok, vediamo quali sono gli altri messaggi. Allora, vediamo un pochino quali sono gli altri messaggi per il toro. Questa luna in Ariete. Guardate, voi avete una grandissima riuscita
cioè avete tutto pronto, cioè Toro, avete tutto pronto, avete solo permettervi di fare quel salto. Non è più il momento di tirarsi indietro, è tutto veramente pronto e c'è anche la rete, quindi non cadrete con il sedere per terra, ok? Guardate, avete assolutamente una riuscita, quindi smettete di tenervi prigionieri, smettete di bloccarvi a casa vostra, lasciatevi liberi, nessuno vi può più tenere assolutamente in prigione, perché avete assolutamente la riuscita, ma vi dovete permettere di alzare la vostra energia, vi dovete permettere di smettere di piangere, vi dovete permettere di smettere di stare rinchiusi e di guardare il passato e dire sto male, questo e quello. Prendetevi, chiudete quelle porte con il passato e se fate questo avete proprio una grandissima armonia e una grandissima riuscita. Mm? Vediamo quali sono gli aiuti per il toro. Devi aspettare. Adesso non c'è tempo. Guardate un po'. Matt, la giustizia, la verità, quindi vi dovete fidare della verità, dovete pensare che le cose le state facendo nel modo giusto e che c'è una veramente una giustizia che viene portata tra il cielo e la terra e viene portata giù. Soltanto quando io metto nelle mie basi e io cammino toro per la mia giustizia che è per me, per il mio benessere, per il benessere del mio regno, allora io potrò portare quella giustizia nella mia vita. Ok? E allora ci sarà quella radiante, come se io potessi irradiare veramente come il sole nella mia vita totalmente. Ma mi sembra? Dai giù. Scusate, uso il paro, lui mi vuole sempre stare vicino. Sono stata via un po' di tempo per il viaggio iniziatico ed era disperato come sempre. Guardate che cosa, le emozioni, la luna, vi dovete veramente trovare quel bilanciamento tra il cielo e la terra tramite le vostre emozioni, datevi il permesso veramente di mettervi in contatto con quelle acque, datevi il permesso di poter toro essere veramente, veramente chi siete. Smettete di nascondervi. Mm? Grazie toro. Qua se sentono Anubis e vorrebbero venire a mangiarmelo, ma lui è super protetto, lo sai che è il mio guardiano del cuore. Lui è veramente un'anima e non è un gatto, ma è un umano. Non poteva essere altro che nella casa di Gatto. Bene. Vediamo per i gemelli, questa luna in Ariete, che cosa porta? Miei cari gemelli, qua bisogna mettersi in contatto con il cuore e tutto quello che voi sapete fare, tutto ciò che vi piace tanto fare, dovete iniziare veramente a farlo. ehm, con un grande onore, cioè onorando chi siete. Quindi smettete tramite questi scherzi, queste parole, tante parole che voi dite a nasconderli, ma state veramente nell'essenza, state veramente dentro di voi. Questo è veramente molto importante. Ok? Quindi cercate veramente di lasciare uscire quella vostra parte, anche se è leggera ma seria, voi potete portare nella vostra vita. Avete proprio una come se voi gemelli più di altri dovreste in questo equinozio, in questa nuova luna, lasciare andare quel passato e seguire la nuova chiamata che vi arriva. La nuova chiamata vi arriva per mostrare esattamente chi siete, per fare vedere esattamente e qual è la visione che è davanti a voi. Quindi non abbiate timore, non abbiate paura, ok? E rimanete anche fermi perché proprio c'è veramente come se voi fosse un fiume in piena che si apre e si mostra intorno a voi. Quindi abbiate per favore il tempo di poterlo fare. E c'è veramente un grande
una grande armonia nel manifestare veramente chi siete. In questo momento ciò che vi è richiesto, ciò che questa luna vi sta chiedendo, ciò che questo equinozio vi sta richiedendo è proprio di cambiare e di mettervi in contatto con le emozioni che avete dentro, di mostrarle fuori e non tenerle nascoste, di non nascondervi dietro delle maschere, ma di fare vedere veramente chi siete e di andare verso ciò che è per voi. Smettete di fare cose che non sono più per voi, ma andate verso la vostra strada, ok? Basta fare finta, basta nascondersi, basta parlare a vanvera. Qui bisogna parlare ma agire. È molto più importante in questo momento l'azione. Ok? Andiamo a vedere se i gemelli quali sono gli altri messaggi. Guarda, per i messaggi, i gemelli c'è proprio come un cambiamento, come se voi vi trovaste veramente con tanti amici seduti a una riunione in cui non dovete più fare niente per essere accettati, ma semplicemente dovete dimostrare chi siete. Quindi non siate gelosi, non sentitevi meno di altri, ma sentitevi assolutamente al vostro posto. E proprio in cui se voi vi sentirete al vostro posto, avrete veramente una grandissima riuscita. E proprio c'è come se l'amore fluisse dentro di voi. Se vi date questo permesso, questo fiume in piena vi accompagnerà e vi accompagnerà esattamente dove voi dovete andare. A casa vostra voi ritroverete il vostro posto, ritroverete dove dovete stare e non preoccupatevi se ci sono persone che non vi comprendono. Parlate del vostro centro, parlate del vostro cuore e agite per quelli veramente che siete ora. Questa luna in Ariete chiede di destrutturare le vostre maschere, di essere semplicemente chi siete. Ok? Quali sono gli aiuti per i gemelli? Guardate, una grande rinascita, il dio Osiris, la rigenerazione, quindi la rinascita, mi ha permesso di ritornare in vita e trasmuto tutto quello che prima mi sono messo le maschere, rinasco veramente, solo con la mia bellezza, perché la vostra bellezza è veramente il vostro centro, ciò che dovete portare nella vostra vita. Mm? Vediamo le carte del Sole e della Luna. E che cosa dovete rinascere, dovete lasciare andare, gemelli, quel tradimento che ancora sentite profondamente, che ancora pensate che tutte le persone che incontrate vi potranno tradire. In questo momento c'è proprio il bisogno invece di accogliervi e di dire che nessuno vi tradirà mai, perché voi siete sicuri di chi siete, perché voi non tradirete la vostra parola, non direte una parola e poi la tradirete, continuerete a camminare con la vostra parola. Questo è veramente molto importante. Quindi mi raccomando. Ariete, scusate, gemelli, per questa luna, scusate, sapete che quando io canalizzo dopo parto e vado nel mio mondo e ogni tanto sbaglio delle cose. Quindi, questo era per i gemelli, il consiglio della luna nuova in Ariete e il consiglio per l'equinozio. Mm? Cancro, i miei cancretti. Cancro, cancro. Cosa porta questa luna in Ariete per il cancro? Guardate, per il cancro ci vuole il coraggio di seguire veramente la vostra missione di vita, di seguire veramente le vostre emozioni. Qui cancro vi è richiesto di uscire dal vostro buchetto e di aprire finalmente quel cuore. Non c'è più possibilità di tenere quel cuore chiuso, non c'è più possibilità di nascondersi dentro quel buco. Bisogna uscire alla luce del sole. Basta. Guardate.
strade, c'è proprio la vostra missione divina, c'è proprio il vostro sogno, le vostre emozioni che devono essere portate dove? Nel vostro cuore. E vi dovete proprio affidare, lasciarti per possedere, Cancro, tutte quelle emozioni e iniziare questa lunga ricerca, accettando ogni emozione che vi fa paura, emozione che vi sembra di essere come delle banderuole al vento, invece in questo momento c'è proprio bisogno di stare lì e di rigenerarsi. E c'è proprio una nuova strada e questa nuova strada vi farà capire esattamente il cambio di rotta che dovete fare per manifestare ciò che volete portare nel mondo. Quindi è veramente molto importante, Cancro, questa nuova luna, quindi seguitela e cercate di lasciarvi fluire con questa, non lasciate cambiare quei modi di vedere le cose, cominciate ad avere il coraggio di fare le cose in un modo nuovo, ok? E togliere tutte quelle posizioni che vi siete messi con tante parole, tante cose che vi dite, ma semplicemente vi nascondete. Quindi andiamo. Allora, vediamo un po' per il cancro. Allora, per il cancro i messaggi sono il, avete comunque una riuscita. Se voi mostrate per chi siete, dimostrate per veramente quello che è la vostra struttura, eh, non, c'è proprio la riuscita, avete tutte le strade che sono proprio libere. Però cosa vi è richiesto? Vi è richiesto di cambiare, di destrutturare, di smettere di essere tristi, di smettere di essere depressi e veramente di andare verso qualcosa, di scoprire delle parti di voi che fino ad oggi avete tenuto nascoste e solo scoprendole voi potrete comunque iniziare ad andare avanti. Quindi assolutamente questi cancelli vanno assolutamente aperti, se riuscirete a farlo, veramente avete una riuscita totale, però vi è richiesto con questa luna in Ariete, Cancro, un lavoro profondo di nuova apertura, di aprire quei cancelli, quei gate. Ok? Vediamo un po' gli aiuti per i nostri cancretti. Guardate un po', è meraviglioso da che cosa c'è? Mio cari cancri, bisogna mettersi in contatto con tutto il mondo immaginario, con tutto l'invisibile che diventa visibile, con tutto ciò che non è realmente, non si vede, ma che è assolutamente parte della vostra vita. Quindi questo è il profeta delle visioni, quindi lui vi mostrerà delle visioni che saranno proprio davanti a voi, quindi è molto importante che voi lo possiate fare. Mm? E l'altro aiuto con le carte del Sole e della Luna per il Cancro. Guardate un po' il creatore. Quindi vi do la possibilità di creare che cosa? Anche qualcosa che ancora non si vede, qualcosa che va al di là, che io non posso, che non è tangibile in questo momento, ma che mi permette di andare oltre a quelli che sono i miei limiti. E Cancro è proprio giunto il momento di superare tutti quelli che sono i vostri limiti e di andare veramente al di là. Quindi, e allora Diana Cancro, buonanotte. Grazie amici Cancro. E ora le mie care vergini, le mie care verginelle, vediamo un po' cosa porta per le vergini questa luna in Ariete. Miei cari vergini, qui c'è bisogno di portare armonia nella vostra vita affinché voi possiate iniziare a camminare veramente nella strada che volete portare nella vostra vita. È come se si aprisse veramente un portale, però quel portale vi chiede un pochino di mettere un pochino di ordine, perché c'è molta rigidità in questo momento, quindi dovete un pochino riaprire le porte. Okay?
E che cosa vi viene chiesto? Vi viene chiesto di portare amore nella vostra vita, vi viene chiesto di portare l'armonia per camminare in quella che è la vostra, mhmm, il vostro sogno, di manifestare quel sogno. Per poter manifestare quel sogno noi dobbiamo metterci in contatto con il nostro cuore. E che cosa devo fare, miei cari vergini? Bisogna portare equilibrio, bisogna riportare quel grandissimo equilibrio dentro di voi affinché affinché, mhmm affinché ci sia tutta una un'armonia, che di nuovo quelle basi vengono riportate e cambiare anche il modo di vedere la vostra missione. Dove voi volete andare, dovete veramente cambiare il modo di vedere le cose. Sì, Eugenia hai ragione, ho saltato il leone, adesso lo faccio. Si vede che i leoni questa volta li volevo saltare, scusatemi, adesso lo faccio, non vi preoccupate. Avete proprio un cambiamento, miei cari vergini, su quello che è il vostro modo di onorare, il vostro modo di condividere con gli altri. Vi dovete permettere come di ricominciare da capo, di tornare un attimo indietro, di fare un rewind e di rimettere a posto certe cose che non sono in ordine. Se quelle cose non sono in ordine nella nostra vita, noi non possiamo andare da nessuna parte. Quindi, vergini, portate quell'ordine, mettete giù quelle basi, guardate che cosa c'è che non va, perché le cose sono in sbilanciamento. Quindi rimettete ordine, ok? Grazie Eugenia, che mi hai suggerito. Oggi avevo saltato i leoni, dopo si arrabbiano. E vediamo qua gli altri messaggi per la Vergine. Però al di là di tutto voi avete veramente anche in amore una grande riuscita, però avete una grande tristezza dentro di voi e veramente dovete fare un atto veramente di ripulirvi da tutta quella tristezza e da rendervi veramente liberi di chi siete, ok? Lasciatevi liberi di potervi far entrare quelle emozioni, fare in modo che quell'amore possa fare parte della vostra vita, ok? Ecco, di nuovo avete di nuovo questo abbattimento morale, questa tristezza, però questa tristezza forse per un amore che non è andato bene, ma guardatevi davanti, perché c'è una strada che sta camminando, ok? Quindi non preoccupatevi. E avete veramente una riuscita. C'è qualche ostacolo da superare, ma sono mazzeccole, perché se voi vi fidate di voi, veramente portate armonia, riporterete anche proprio un cambiamento e troverete anche delle cose, miei cari vergini, che sono nascoste e che devono venire a galla. C'è qualcosa che deve venire a galla che deve essere riscoperto. Quindi guardatevi bene, state ben attenti, guardate quelle cose che stanno venendo a galla e che forse non vi piaceranno tanto, ma lasciatele come andare, fate in modo che sia come un repulis di qualcosa di vecchio che deve essere lasciato andare, perché l'ariete vi chiede di riaccendere quel fuoco e ricominciare a camminare per quella che è la vostra strada. Okay? Vediamo un po' gli aiuti per la Vergine. Guardate, proprio perché voi dovete portare le sacre proposte dentro di voi, dovete riportarle in bilanciamento. Qui abbiamo, vedete, Ka, che è il dio dell'invisibile, con la dea Nut, il dio Geb, la dea del cielo, il dio della terra, e chi c'è in mezzo? In mezzo c'è il mio amato Anubis, non è il mio gatto, ma quasi, che è il maestro del cuore, lui si prende cura del vostro cuore e riuscirà a manifestare quel cuore dentro di voi. Quindi riportate quell'armonia che va portato prima nel vostro cuore e poi nella vostra vita. Ok? Vediamo col sole, le carte del sole e della luna. Guardate, la grande espansione, Giove, quindi
Se voi portate proprio armonia in quelle che sono le vostre relazioni, tutti i tipi di amicizie, di lavoro, d'amore, di famiglia, state nel vostro centro e sapete qual è il vostro centro, qual è la vostra armonia, automaticamente porterete veramente un grande benessere, una grande abbondanza intorno a voi e riuscirete a vedere tutto ciò che ancora in questo momento non riuscite a manifestare. Ok? Grazie Vergini, torno indietro con Leone, sorry, Leone, sorry. Strano che il mio caro amico Moonchild non mi abbia cazziato subito perché mi sono dimenticata Leone. Lui sempre, sapete che è il mio controllore compulsivo. Invece la mia pesciolina se ne accorge. Allora, vediamo per il leone questa luna in Ariete che cosa porta. Infatti, il leone deve lasciare andare il passato e deve dedicarsi a connettersi con un uomo. È come se quel passato ormai non fa più parte né di voi né della relazione con questo uomo, quindi andate oltre e c'è una chiamata molto importante nella vostra vita, quindi proseguite e guardate le cose in una maniera diversa, anche seriamente, anche fidandovi della vostra verità e camminando veramente il rispetto di chi siete, leoni. Quindi mi raccomando, lei leone. Ah, perché non segui i leoni. Moonchild, ancora non c'è un leone nella tua vita. Allora, leoni, voi avete proprio come se iniziasse una nuova strada, questa, una nuova in Ariete, questo equinozio vi dà la possibilità di iniziare un nuovo percorso, una strada dove vi prenderete veramente cura del vostro cuore e mm, imparerete a sentire i battiti di quel cuore, mi viene da dirvi, e imparerete a vedere quali strade quel cuore vi sta aprendo. Il cambiamento e camminare su una nuova strada vi apre delle nuove possibilità in tutti i sensi, sia nel lavoro, sia nell'amore, sia per voi. Quindi attenti, guardate bene perché le strade che si mostreranno saranno importanti da percorrere e saranno anche in abbondanza attenzione, ok? E c'è proprio di un momento in cui dovete proprio lasciare andare e affidarvi totalmente per veramente essere in una strada finalmente che è consona per chi siete, che è in verità con chi siete. Perché fino a oggi sono contenta Patrizia, fino a oggi non siete stati in connessione con chi siete. Quindi oggi invece vi è richiesto una ricerca, quindi togliete da quelle cantine tutti i morti viventi che ci sono, quegli zombie, buttate fuori tutto, fate pulizia e portate luce, guardate quel sole che vi contraddistingue in tutte le aree della vostra vita. Ok? E vediamo con gli altri messaggi, eccolo qua che è tornato. Sì, adesso ascoltami. Ecco, abbiamo uno spettatore del mio amato Anubis. Vediamo quali altri messaggi ci sono per il leone. No, amore, le carte sono mie. Sì, capito. E, guardate, questo abbattimento morale che avete, questa tristezza che avete, ricordatevi che è una tristezza che andrà proprio come scemando, andrà proprio ad andare via perché voi avete una riuscita, quindi c'è un cambiamento dalla tristezza che avete, voi avrete veramente la riuscita e il splendore che potete portare dentro di voi, ok? Guardate, in questo momento state ancora facendo lacrime, state ancora sentendovi imprigionati e non sapete cosa fare e non sapete dove andare, ma c'è proprio un altro cambiamento, smettete di avere dei rimpianti perché c'è un cambio, come un giro di volta veramente molto veloce, dove voi troverete veramente la riuscita, troverete la strada e vi troverete anche in mezzo a persone di lavoro e di amicizie vi troverete veramente molto molto bene, ok? E incontrerete anche delle persone che sono anche molto importanti. Ok? Amore, mi lasci lavorare.
e quindi state veramente con gli occhi veramente aperti, ok, leoni? Sì, Yeshu ha paura, il tuo leone ha paura del mio Anubis, ma fa bene, perché il mio Anubis è tutto amore, invece il tuo Yeshu è solo aggression. Stiamo parlando dei gatti, che sapete, come un Chai c'ha un gattone che sembra una tigre in casa, ovviamente. Ogni tanto lo aggredisce. Invece mia Nubis mi bacia soltanto. Guardate un po'. Ciao Katy Gratton. Guarda un po' cosa dovete fare. La riconciliazione degli opposti, quindi c'è da mettere in ordine, da mettere in armonia le parti di voi, ok? C'è bisogno di passare da un grande perdono, c'è bisogno di passare a una grande comprensione delle nostre parti. Solo se accettiamo tutte le nostre parti, noi siamo pronti ad andare oltre e a passare al di là. Ok? Esatto, solo di nome, di fatto non lo è. Vediamo le carte del sole della luna per i leoncini. Guardate, che cosa dovete lasciare andare, miei cari leoni? L'umiliazione. Tutto ciò che fino a questo momento vi ha umiliato. È proprio quell'armonia che dovete riportare, perché vi dovete veramente accogliere, vi dovete abbracciare e dovete veramente smettere di sentirvi non al vostro posto, di sentirvi non abbastanza. Quindi fidatevi assolutamente di voi e accoglietevi, accoglietevi, accoglietevi. Ok? Quindi ricordate Sobe e Horus, i due opposti che si uniscono. Mm? Grazie. Scusate, Leoni, se ne sono dimenticata di voi, ma questo Ariete fa questo. Via. Eccomi qua. E adesso, mio caro Moonchild, la bilancia. Sapete perché Moonchild è succube della bilancia. Ecco, qui vediamo la bilancia cosa porta questa luna per la nostra bilancia. Sapete che tra un po' inizierà anche, cioè iniziamo oggi il corridoio dell'eclisse. Io amo le eclissi, voi lo sapete, io amo le eclissi. E quindi avremo la prima eclisse il 20 di aprile, ma ci risentiremo, quindi avremo tempo poi di parlarne. E quindi un momento oltre l'equinozio, oltre tutto il resto, tutto questo movimento, però ci chiede che cosa? Di rinascere veramente. Quindi vediamo che la bilancia, questa luna in Ariete, che cosa vuole portare? Qualche, ok. Guardate, ci sono strade che si aprono, sono strade e bilance che si aprono, ma ciò che vi è richiesto in questo momento è di destrutturare e di togliere quel velo da davanti alla vostra vita, quindi smettete di nascondervi, ma è ora veramente che vi mostriate, che facciate la scelta giusta per voi stessi, assolutamente. C'è bisogno di andare nell'essenza, poi avete a disposizione tutto, potete avere quello che volete, avete le conoscenze, avete tutto quello che vi serve. E c'è bisogno proprio che voi vi scegliate, vi scegliate, vi scegliate e iniziate a capire che cosa portare con voi in questo nuovo viaggio. Questo nuovo viaggio di questo anno astrologico che inizia oggi, cosa vi volete portare in bilancia? Qui c'è bisogno di affidarsi totalmente, sì, esatto, la Libra, affidarsi totalmente affinché quella macchina, la Lamborghini gialla, inizi veramente a camminare molto velocemente e possa andare veramente verso quella che è veramente la vostra missione di vita. Quindi c'è una grande chance Libra, una grandissima chance, ma vi dovete scegliere, ok? Andiamo con altri messaggi per la nostra Libra. Allora, Libra, qui c'è un amore che arriva con ancora però un pochino di ostacoli, però c'è qualcosa che si apre che comincerà a far battere il vostro corazoncino, il vostro cuoricino. Oh, bonsoir, Ollin Bannini Francesca.
Bonsoir, bonsoir, madame. E, guardate, proprio c'è, proprio per la bilancia, c'è proprio una riuscita nelle relazioni. Quindi non a caso la bilancia è la casa numero 7, la casa delle relazioni, e portiamo veramente, veramente bilancia, questa luna in ariete che state guardando davanti a voi, e portate proprio armonia nelle relazioni e in amore. Dovete anche fidarvi. Vi è richiesto un grande atto di fiducia, vi è richiesto un atto di fiducia verso le persone che incontrate. Quindi non siate sempre maliziosi, non pensate sempre che vi fregano, pensate sempre che siano contro di voi, ma veramente fidatevi delle persone che sono con voi, e avete anche una riuscita, cioè anche a livello di lavoro le cose vanno molto bene, e troverete anche veramente la gioia di stare insieme alle persone, di incontrare, di poter condividere, anche se nel mezzo di queste persone ci sarà forse una persona donna che non sarà così amica, ma voi non ve ne frega niente, fate la vostra strada, ok? Non abbiate assolutamente rimpianti, e veramente fidatevi di voi, ok? Fidatevi di voi. Fidatevi assolutamente di voi, perché avrete proprio, con questo passaggio, questa fiducia che dovete portare, porterete proprio una fiducia proprio anche nell'amore, nell'amore, ok? Se non vi fidate voi, l'altro non si può fidare, quindi ricordatevi sempre che è reciproco. Quindi cominciamo a lavorare con questi nostri opposti, con tutte le nostre parti, affinché possiamo portare veramente quell'armonia nella nostra vita e smettere di nasconderci. E guardate un po' chi arriva, mia cara bilancia, è una cosa meravigliosa. Il mio amorà è l'amore incondizionato, è l'amore più alto, è l'amore che ti apre il cuore. Le ragazze che sono venute a fare i viaggi iniziati con me, quando abbiamo incontrato Corrà, si sono lasciate veramente possedere da questo amore, e l'hanno sentito profondamente. Quindi imparate a lasciarvi possedere da questo amore, da questo oro che scende, che va solo, chiede solo di stare e di lasciare che tutto questo amore scenda verso di noi. Imparate a ricevere questo amore senza dover fare nulla. Non scappate da questo amore, ok? È un amore che è per voi, non è per nessun altro. L'amore è per voi, ok? Un po' le carte del sole della luna. E Nubi si è messo tranquillo qui ad ascoltare le previsioni. Oh, il karma, guarda un po', il nostro caro Monciai parlava di karma, infatti c'è ancora qualcosa a bilancia che devi vedere, che fa parte a quella del karma, che ancora non è stato visto, ma va portato tutte cose in armonia. Tramite che cosa? Tramite questo grande amore, che amore ti aiuta a imparare a ricevere, perché la bilancia in questo momento è molto chiusa, ha molta paura, quindi invece c'è bisogno di lasciarsi essere, di lasciarsi svamp, di lasciar sentire. Quindi imparate a ricevere, imparate semplicemente a guardare senza giudicarvi, senza costringervi e senza bloccarvi, ok, bilance? Grazie. Tu gli mandi sempre gli accidenti, queste povere bilance. Scorpione, chi sarà mai Scorpione che vuole ascoltare lo Scorpione? Mm? Vediamo un po'. Scorpione, cosa ci porta questa luna in bilancia? Sei in Ariete. Vedi che mi fai confondere, Moonchild. Allora, guardate, per lo Scorpione ci sono delle strade che si aprono, tantissime strade che si aprono. E queste strade veramente che si aprono, vi portano veramente una grandissima riuscita. Quindi attenzione alle strade, cioè state ben attenti, ok? State ben attenti di quello che vi sta aprendo davanti. Non siate distratti, ma rimanete veramente a considerare qual è veramente la strada che volete percorrere.
ok? Scorpione, è ora di lasciare andare quel passato, è ora di seguire quella luce, quella chiamata che vi sta arrivando, perché è la chiamata proprio della vostra anima e c'è bisogno di avere il coraggio di veramente portare quella grandissima armonia dentro di voi. Quella grandissima armonia vi chiede anche di imparare a riconoscervi, cioè vi chiede di lasciarvi finalmente liberi, farvi vedere. Quindi, invece di stare sempre dentro la vostra casetta senza farvi vedere, scorpioni, è ora che uscite e vi fate vedere quando siete belli. Quindi apritevi per favore. E proprio c'è un inizio della vostra strada, ma c'è anche un'armonia che verrà portata con un uomo. Quindi ci sarà un incontro con un maschile che vi aiuterà a manifestare e a portare armonia dentro di voi. Okay, armonia verso di voi. Perché? Perché c'è da manifestare qualcosa, però ancora ci sono delle cose che non sono in bilanciamento. Quindi scorpioni, bisognerà che vi mettete a fare questo sporco lavoro e portate un pochino di armonia al vostro interno, okay? Ah, ma come siete funesti! Come siete funesti! Vediamo qual è il primo messaggio per il mio amato Scorpio. Sapete che lo Scorpione è meraviglioso. Guardati intorno, ci sono tante strade, Moonchild, davanti. Allora, intanto Scorpione è leggerezza e riuscita. Leggerezza e riuscita, ok? Quindi Scorpioni, per quello che vi deve arrivare. Guardate, c'è proprio bisogno di rimanere leggeri, c'è proprio bisogno di contattare il vostro bambino e di sentire il vostro bambino interiore che cosa vuole fare, di ritrovare quella gioia veramente, di quell'ingenuità, di quell'innocenza nel comunicare con gli altri. Ciao Eva, benvenuta. Sì, la bella Cecilia che nessuno la vuole, nessuno la piglia. Tutti la vogliono e nessuno la piglia, scusatemi. Sono sbagliata. Quindi imparate veramente a ritrovare quell'ingenuità, a ritrovarlo anche in riunioni con le persone, siate leggeri, siate veramente quel bambino felice che c'è dentro, fate anche qualche scherzo e smettete di essere prigionieri dei vostri rimpianti, non è più tempo, non abbiate paura, non fate lacrime perché non è più tempo di lacrime, ma è tempo di rinascere. Quindi avete proprio un grandissimo cambiamento, ma veramente molto grande, Scorpioni. Cioè c'è un doppio cambio, un cambiamento, proprio c'è un taglio totale, ma questo taglio vi porterà a fare una riuscita veramente galattica. Ok? Si ricalda il freddo delle belle Cecilie, come diceva sempre la mia nonnina. Mi chiamano la bella Cecilia che te la vogliono e solo la piglia. Cosa mi blocco? Poi mi sono bloccata. Non mi sentite? No, non rinascere, sì, ma c'è bisogno di mettersi in contatto con quell'ingenuità di quel bambino, ok? Quindi destrutturare, destrutturare, destrutturare e lasciare che quel fuoco primordiale ci possa guidare, lasciare che questo equinozio ci possa guidare, ok? C'è la rinascita, nuovo anno, quindi lasciamoci essere, ok? E guardate che avete, Scorpione, le sacre proposte. Quindi anche voi avete proprio Ptah e il dio, la dea del cielo, il dio della terra e Anubis, il dio del cuore. Quel cuore ha bisogno di essere rigenerato, ha bisogno di essere riattivato. Quindi riaccendete quel cuore, fatevi aiutare dalla luna in ariete per poter riaccendere il vostro cuore.
ok? Affinché possa pulsare nel punto giusto. Ok? E cade il sole della luna. L'abbandono, guardate un po', quindi smettete di sentirvi abbandonati, smettete di piangere che nessuno vi vuole, smettete di quell'abbandono, ma fa parte del passato, smettiamo, chiudiamo quella porta del passato e andiamo oltre, ok? Diamoci il permesso di accoglierci e di lasciare andare tutte le vecchie ferite, scorpioni. Grazie. Sagittario, sei Sagittario, amore tu no, non sei Sagittario. E vediamo cosa porta questa luna in Ariete di Pinocchio per il Sagittario. No, amore, no, guarda, poi di qua che faccio le cose. Ovviamente il Sagittario lo voleva fare Anubis, voleva tirarvi fuori le carte Anubis. Allora, andiamo a vedere per il Sagittario cosa porta. Sagittario, c'è bisogno di portare armonia nel vostro corazon. Il cuore chiede pace, il cuore chiede amore, il cuore chiede armonia, il cuore chiede finalmente di poter fare un lungo respiro e di stare dove veramente il cuore vuole stare, senza dover fuggire, senza dover scappare, senza dover andare da nessuna parte. Sì, ma Moonchild, lui è l'uomo dramma, non potrà mai uscire dal dramma. Drama boy. E ci vuole proprio veramente Sagittario il coraggio per guardare veramente quella parte del vostro maschile, quella parte eh, che ancora non volete vedere e di aprire una nuova strada. È come se voi, uscendo dal vostro giardino, incontrate veramente questo imperatore, questo nuovo uomo e lo vedete in una maniera diversa e potete con lui, invece che denigrarlo, invece che litigare, invece che trovare delle problematiche, ma insieme a lui manifestare qualcosa e salire su quella macchina velocemente e creare delle nuove strade, creare delle nuove strade. Veramente Sagittario è giunto il momento di creare delle nuove strade sia nelle nostre due parti, sia con una persona fisicamente davanti a noi. Ok? E c'è proprio un cambiamento di rotta per il Sagittario che cammina proprio verso ciò che il Sagittario vuole fare ed è proprio dove voi vi trovate a stare bene, vi trovate proprio in quella posizione in cui sapete che cosa volete manifestare, sapete come ci volete andare, sapete cosa volete tenere e soprattutto sapete come dire no, ok? Perché imparate a rispettarvi e a stare comodi, Sagittario. La parola d'ordine per voi in questa luna in Ariete è faccio le cose perché voglio stare comodo, ok? Vediamo quali altri messaggi. No, la vita c'è anche senza dramma, è anche molto bella, te lo garantisco, Donato. Molto bella senza dramma. Ci si diverte molto di più senza drammi. Vediamo per il Sagittario qual è gli altri messaggi. Guardate, c'è proprio una strada che inizia, ma è una strada che inizia in armonia, che inizia in leggerezza proprio. Guardate, vi ritroverete se va delle persone che in cui vi troverete veramente molto bene e ci sarà propriamente un cambio per portare però una riuscita, non è un cambio che porta del male, c'è proprio qualcosa che si destruttura perché è giunto il momento, veramente, come vi ho detto, di portare armonia dentro di voi. Sì, adoro la Luna Ariete. Guardate un po'. E proprio è come se voi ritrovaste veramente quella gioia di quel bambino che avete dentro e vi rendete conto di quanto quel bambino l'avete denigrato, di quanto quel bambino l'avete tenuto prigioniero, di quanto quel bambino invece deve essere lasciato libero di giocare.
e c'è proprio un cambiamento e da quella depressione che sentivate, da quell'abbattimento morale che sentivate, proprio arriverà un messaggio per qualcosa di nuovo, qualcosa che cambia nella vostra vita, Sagittari. Ciao Anna Rossa, ma dopo mi risenti, non ti preoccupare, rimane registrato, tranquilla. Sono io che ho cambiato l'orario, ho fatto la birchina stasera. Io ho fatto una surprise da brava acquariana. Quali sono? Sapete che io dopo le cose noiose non mi piacciono e quindi ho fatto un cambio. Vediamo quali sono gli aiuti. Ah, guarda un po'. Olin, guarda che c'è il tuo amore. Anubis. Per la Sagittario c'è Anubis il maestro del cuore, quindi in questa luna in Ariete voi sarete accompagnati da Mister Anubis, dal suo corazon, da colui che pesa il cuore, da colui che vi apre le porte per passare. Mm? Esatto, lo so che è il tuo amore, esattamente, come il mio gatto, Bianco. E vediamo un po' come carte del sole della luna, che lui è maestro del cuore. Guarda un po', perché Anubis dove vi accompagna, Sagittario? Anubis vi accompagna a vedere le cose in un modo diverso, vi accompagna a vedere una nuova visione di voi stessi, una nuova visione delle cose e anche una nuova visione del vostro cuore. Anubis vi farà vedere un nuovo modo per stare comodi nel vostro cuore. Ricordatevi questo, poi mi fate sapere. No, assolutamente, nulla è a caso. Ricordatevi che questo passaggio di tutto quello che sta succedendo, equinozio, nuovo in Ariete, tutti questi movimenti, è assolutamente sincronico. Quindi guardate, state attenti alle sincronicità che avete intorno, perché veramente la vita è meravigliosa. E come dico sempre, l'amore è semplice, quindi state nella semplicità dell'amore, ok? Capricorno. Vediamo cosa porta questa luna in Ariete per il Capricorno. Grazie Sagittari, vi amo, lo sapete. Guardate, la luna in Capricorno vi porta a camminare su una nuova strada, vi permette di iniziare qualcosa di nuovo, scoprendo veramente chi siete. Scoprendo veramente chi siete, Capricorno. Quindi c'è bisogno anche per voi di guardarvi bene allo specchio e di vedere chi siete. Quindi una grandissima armonia nella vostra vita, una grandissima armonia nelle vostre parti che vi permette di avere il coraggio di camminare veramente in una riscoperta di, di chi siete. Ci sono delle strade che si aprono, però attenzione, non siate superficiali, non rimanete nella superficialità, ma andate veramente dentro e riconoscete quello che volete fare, riconoscete ciò che volete portare nella vostra vita, Capricorno. Smettete di nascondere. Dovete veramente in questo momento allentare la presa, smettere di essere così rigidi con voi stessi e andare a vedere veramente che cosa voglio tenere nel mio giardino e che cosa invece devo abbattere. Ok? Importante questo, molto importante. Caro Capricorno, vediamo un po' cosa sono gli altri messaggi per il Capricorno. Capricorno, guardate, deve smettere di stare nei rimpianti, smettere di rimuginare, ma si faceva come facevo. Basta, 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 basta. Accendiamo quel fuoco, quindi si mette un bel falò, bruciate la bella lettera, bruciate tutto quello che è il passato e lasciatevi liberi veramente di essere. E guardate, avete veramente la leggerezza e avete anche voi, dentro di voi, avete veramente quel senso di poter fare le cose nel modo giusto. Quindi ascoltate i messaggi che vi arrivano, seguiteli, non irrigiditevi, non volere fare le cose che non sono per voi, ok? E smettete di stare in quell'abbattimento, se andate nell'abbattimento morale, se andate nella tristezza, ritiratevi su e andate veramente avanti.
ok? E c'è proprio un cambio per stare bene, un cambio per trovare l'allegria. Voi dovete ritrovare la gioia di vivere Capricorno con questa luna, ok? E ritroverete anche un'uscita e un'armonia con una persona in coppia, ok? Andiamo a vedere quali sono gli aiuti di Capricorno. Due sono i miei aiuti, vedete che esagerate sempre, guardate. Il mio amato Sirio, la stella Sotis, Isis, quindi vedete un po' l'illuminazione. Voi avete la possibilità di portare generosità, di portare veramente abbondanza nella vostra vita tramite il sole, questo secondo, tramite Sirio, questo secondo sole che splende. E proprio perché ci sono dei misteri che vengono scoperti, guardate che qua. E vedete che c'è la dea Iside e sua sorella Neftis e, e la Sfinge, vedete? E la grande madre sopra di Ora che protegge e che sta proteggendo tutto. Quindi, grande momento per Capricorno. Se volete, potete fare quel cambio. Sta a voi poterlo fare, ok? Mm? Vediamo un po', le carte sulla luna. Guardate, meravigliosa, avete l'albero della vita, quindi avrete un momento in cui si aprirà un canale dove potrete ricevere veramente le informazioni che sono per voi. Questo è un periodo limitato ed è molto importante che voi state attenti, quindi tutta questa apertura, tutta questa generosità che vi arriva, non è che vi rimane per sempre, ma vi rimane lì in questo momento proprio per... Ciao Ross! Vi rimane lì proprio in questo momento perché vi sta illuminando, vi sta dando la possibilità di fare quel cambio che invece siete così duri a volerlo fare Capricorno. Quindi a voi la scelta, apto io, come dico io. Acquario, il mio amato Acquario. Vediamo un po' per l'Acquario, questa luna in Aries, che cosa dice? Guarda un po', guardate. Potete manifestarvi nel mondo. È ora che usciate dalle vostre stanzette e che possiate essere veramente gli allievi che siete. Eccomi qua, presenti. E quindi manifestate con proprio la grande unicità che vi rende belli, tutto ciò che sapete, avete tutto a disposizione, non vi manca assolutamente nulla. Ok, nulla. Vediamo un po'. Guardate, sono delle strade che si aprono per voi e c'è proprio una ricerca. Ciò che vi viene chiesto è veramente di affidarvi e di smettere di essere prigionieri delle persone, delle cose. Dovete proprio liberare, portate armonia e avete proprio veramente. Voi siete assolutamente, fate questo lavoro, siete assolutamente al centro, sotto il sole, assolutamente, e lì dovete stare. Cioè voi siete sotto il sole, avete tutta a disposizione, rimanete lì, così, e lasciate che vi guardino. Non vi preoccupate, non dovete nemmeno parlare ora. Parlerete tra un po' di tempo. In questo momento sentite, rimanete lì e mostrate chi siete, mostrate quali sono le vostre idee, mostrate quali sono i cambiamenti che volete apportare e non abbiate più paura di parlare, non avete più paura di manifestare, ok? E tra un po' potrete anche comunicare in una maniera diversa. Mm? Andiamo con gli altri messaggi per Aquarius. Guardate, il grande amore, c'è proprio anche un'uscita Acquario in amore, un amore che arriva per voi per darvi l'energia giusta per voi stessi e un'energia proprio intorno a voi, anche di amore, di accoglienza come non l'avete mai avuta. Ma questa accoglienza non ce l'avete solo perché con una persona che è una persona d'amore, ma l'avrete anche da tantissime persone che cominceranno invece a girarvi e a guardarvi, non perché sono interessati a criticarvi, ma perché vogliono ascoltare ciò che avete da dire, ok? Avete proprio, guardate, una grandissima leggerezza, quindi smettete di sentirvi
bloccati, smettete di sentirvi in prigione perché avete proprio una grande riuscita e una grande riuscita portando quelli che siete nella vostra eleganza, nella vostra alta conoscenza. Quindi andate oltre, ok? E anche se ancora non tutti vi riconosceranno, voi rimanete veramente nel credere veramente in voi. Ci saranno spostamenti che farete che saranno molto importanti e ci saranno anche dei cambiamenti con una persona con cui siete in relazione, in cui lascerete andare il passato e forse finalmente vi lascerete andare, vi lascerete amare. Vediamo quali sono gli aiuti per i nostri acquarietti. Guardate un po'. L'archetipo dell'aria. Proprio lasciatevi volare questo iris bianco. Respirate, lasciate che siate più leggeri, non siate pesanti, perché solo nella leggerezza porterete veramente il messaggio giusto che le persone stanno aspettando. Ok? Ora vediamo le carte del sole e della luna. Guardate un po'. Con la leggerezza voi porterete l'apertura nella vostra vita. C'è una grande apertura acquario, bellissima, dove finalmente potete comunicare come solo voi sapete fare e potete comunicare ciò che voi volete dire al mondo, senza nascondervi, senza pensare che vi critichino, senza pensare che vi denigrino. Vi ascolteranno. Grazie acquari. E pesci, mi dimenticavo i pesci, mi dimenticavo i pesci. Oh. Pesci, 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 cosa porta la luna in ariete per il pesce? E questo Pinozio. Vediamo un po'. Allora, qui pesci c'è la ricerca delle vostre emozioni. Qui c'è un cambiamento che vi porta a portare questa freccia esattamente nel cambiamento della vostra vita. Ok? Guardate, avete proprio una strada che si apre, avrete proprio tantissime possibilità, però andate piano, non correte, non agite, aspettate un attimo, guardate bene qual è la strada che veramente volete camminare e quella strada, prima di iniziare a correre per quella strada, mettete a guardare che sia tutto bene in ordine, guardate che le basi siano ben giù e ci sia veramente armonia. Allora, solo allora, potete iniziare ad andare verso quella strada e avrete tutto, ma dovete non correre e andare veramente pianino, 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 pianino. Quindi non pensate che è già tutto fatto, ma aspettate veramente che si mostri e si formi quella strada e controllate bene le basi, ok? Andiamo per i pesci, quale altro messaggio? Guardate, c'è proprio una riuscita pesci. Saranno delle persone che vi verranno a dare dei messaggi molto importanti, ok? Quindi state veramente nel vostro messaggio. I messaggi che vi arrivano, ascoltateli, valutate quello che c'è. Comunque avrete veramente una riuscita e delle cose che tenevate nascoste che escono alla luce. Non sentitevi sempre, siete voi che vi bloccate, siete voi che siete i vostri stessi istigatori, quindi andate con calma, per favore, e lasciatevi veramente essere leggeri, anche in amore, anche quando incontrate qualcuno. Cioè, non metteteci questo carico pesantissimo, pesci. Eugenia, mi ascolti, vero? E c'è proprio, guardate, una riuscita anche in amore. E non preoccupatevi se vi sentite che qualcuno vi rema contro. Non dategli peso, fate la vostra gara e state veramente nel vostro cammino. Fate ciò che vi dice il cuore. Ok? Vediamo quali sono i- gli aiuti. Gli aiuti sono, guardate, la meravigliosa Dea Tor. La meravigliosa Dea Tor che porta la magia, che prepara questo calice
e prepara questi elisir per farvi bere che cosa? L'amore incondizionato, il grandissimo amore. Ok? Quindi continuate a bere questi elisir e sentite l'amore della grande madre che è dentro di voi. Ok? Sì, possono essere leggerissimi proprio, vero Katy? No comment. E guardate cosa c'è, dovete prendere cura l'innocente, prendere cura del vostro cuore. Quindi la Dea Tor vi aiuta proprio a prendervi cura del vostro cuore. E questo cuore deve essere portato con le vostre mani, deve essere portato in questa luna soprattutto e deve essere assolutamente portato avanti perché c'è bisogno di prendersi cura di quel cuore. Grazie amici pesci e grazie a tutti. Scusate lo scherzetto che ho anticipato l'orario, ma tanto trovate tutto registrato. Spero che vi sia stato utile. Quindi buona luna in Ariete, buoni 30 giorni, buon equinozio e vi mando un bacio enorme. Vi amo tutti. Ciao Wallin, ciao a tutti. Buona luna e ci sentiamo presto perché ci sta questo mese, ci sono tantissime sorprese, quindi vediamo un po' che cosa succede. Grazie a tutti, baci, ciao!